Che differenza c'è tra un foreign fighters e un foreign worker? Che differenza c'è tra un mercenario che va a combattere in uno stato estero, africano, del Medio e del Vicino Oriente, dell'Iraq o della Siria, oppure dello Stato islamico? E la differenza che c'è tra un lavoratore che deve andare a lavorare all'estero per la crisi, o perché i nostri politici gli dicono devi emigrare, vai a lavorare all'estero, devi emigrare all'estero e cercarti lavoro fuori. Questo è un enorme problema per la sicurezza nazionale perché oltre alla perdita di brevetti, di competitività, di produzione, di idee che vanno all'estero, di produzione che va all'estero, quindi un'enorme perdita di competitività e arretratezza tecnologica del nostro Stato, rimarrà sempre indietro se continuiamo a perdere queste giovani menti che vanno all'estero e vanno a portare le loro idee e la loro produzione all'estero. Ma è un enorme problema anche per la sicurezza nazionale perché oltre ad andare a lavorare all'estero possono andare a lavorare creando opportunità per altri stati, anche opportunità militari. Questa è una cosa che lo Stato italiano deve considerare. Quindi, oltre ad essere triste sentirsi dire dai nostri politici dovete andare all'estero, denota anche che i nostri stessi politici hanno una memoria storica molto breve. Un esempio molto interessante che possiamo trarre dal passato è appunto il progetto Manhattan, in cui delle menti ingegneri italiane sono andate all'estero a lavorare e hanno creato la bomba atomica. Tra queste menti geniali possiamo ricordare nomi come Enrico Fermi, Mario Giorgio Salvatori, Bruno Benedetto Rossi e Enrico Gino Segre. E questo ci dovrebbe far pensare perché perdere i nostri giovani oggi può creare enormi problemi alla sicurezza nazionale domani. Dobbiamo considerare che non è pericoloso perdere solamente un laureato. Un biologo può facilmente costruire un'arma di distruzione di massa, un'arma biologica con pochi euro. Un ingegnere può progettare un razzo, un chimico può progettare sostanze esplosive che creano reazioni isotermiche, ma abbiamo anche tanti giovani ragazzi come elettricisti che possono benissimo e facilmente costruire bombe, dispositivi improvvisati esplosivi o dispositivi esplosivi anche di una certa qualità, veramente senza conoscenze così elevate, ma con quello che hanno appreso semplicemente sul posto di lavoro. E questo se consideriamo solamente il suo posto di lavoro e non pensiamo a quello che può aver preso ad esempio con il diploma tecnico. Lì veramente le conoscenze sono molto più ampie e può creare già con un diploma dispositivi molto interessanti dal punto di vista di progettistico e dalla pericolosità stessa. Ma figuriamoci quello che può creare ad esempio un ingegnere elettronico a quel punto. Perdere queste menti è sicuramente un enorme problema per la sicurezza nazionale e questa considerazione ha un peso veramente importante se la paragoniamo con due eventi successi a distanza di poche ore. L'attentato di Strasburgo nel 2018, in cui ci sono state ben 3 morti, e quello che è successo poche ore prima durante il concerto in Italia ad Ancona di Sfera Ebbasta, in cui l'utilizzo di spray a peperoncino durante un concerto ha creato ben 6 morti. Lì è netta la differenza. Se mettiamo sui piatti della bilancia i prodotti chimici e le armi, i prodotti chimici sono nettamente più pericolosi, hanno un'efficacia nettamente superiore alle armi oggi. Questo ci deve far capire, ci deve far pensare, proprio appunto perché lo Stato italiano oggi ha tanta paura di foreign fighters, ha tanta paura di combattenti, di mercenari che vanno all'estero a combattere e tiene veramente in poca considerazione i nostri giovani, i nostri lavoratori e i nostri laureati. Ciò che sicuramente lo Stato deve fare è meritocratizzare i giovani, indirizzarli verso percorsi formativi e percorsi lavorativi idonei. Basta andare in università e vedere che i laureati oggi seguono già durante l'università stessa percorsi lavorativi molto interessanti e portano a tesi di laurea molto interessanti. Ed è triste vedere questi giovani che dopo la laurea hanno paura di scrivere sul loro curriculum che sono laureati, che faticano a trovare lavoro se sono laureati e sono costretti ad accettare lavori sottopagati, a fare stage gratuiti. E come possiamo convincerli a restare tenendo conto che oggi qualunque stato estero, compresa la Siria e lo Stato islamico, può fare una proposta di lavoro a questi giovani molto più allettante di quelle che abbiamo oggi in Italia? Perché un giovane dovrebbe rimanere in Italia sottopagato, sfruttato, senza meritocrazia, vedendo colleghi che sono messi lì per raccomandazioni e per volere politico, mentre all'estero gli propongono una paga magari superiore, posti di lavoro più interessanti, la possibilità di dedicarsi a ciò per cui hanno studiato? Queste sono domande interessanti. Per queste e per tante altre analisi interessanti continuate a seguirmi, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, grazie.